Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e benvenuti in questa nuova premiere di Curiosando Lanzarote. Quest'oggi ragazzi un video speciale perché abbiamo deciso di preparare per voi un film. Questo film si chiama Il nostro viaggio all'Isola della Palma. Ci sono immagini inedite che ancora non avete visto nei giorni scorsi, quindi direi che non vi diciamo nient'altro, vi lasciamo subito in compagnia del nostro splendido film. Vai. Dove andiamo? Dove andiamo? Lo scoprirete tra un po'. Allora, noi siamo pronti, ma niente. Questo è solo un piccolo viaggio che faremo quest'oggi.
Bene amici, dopo 50 minuti di aereo siamo arrivati a Tenerife, tutto molto verde, come vedete qui alle nostre spalle. Noi non siamo più abituati. No. Adesso andiamo a prendere il volo di connessione. Bene amici, noi siamo sull'aereo e siamo pronti per il secondo decollo. E adesso noi ci godiamo il volo e ci vediamo all'arrivo. Eccoci amici, siamo finalmente arrivati a La La Palma. Palma. E adesso ragazzi il tempo di affittare la macchina e poi iniziamo a farvi vedere questa bellissima isola. Perfetto, macchina presa. Adesso dobbiamo capire dove ritirarla. Qua, Silcar Europe Car. Ci hanno dato una bellissima e nuovissima Opel Astra. E adesso bisogna cercarla. Bene amici, eccoci qua. Allora abbiamo preso l'auto, abbiamo fatto benzina e vi posso dire che i prezzi praticamente sono gli stessi che ci sono a Lanzarote e anche qui chiaramente è applicato lo sconto dei 20 centesimi. Adesso ragazzi andiamo a cercare il nostro albergo.
amici, noi adesso siamo arrivati in hotel, abbiamo già lasciato le nostre cose. Vi faccio un po' vedere qui. Abbiamo preso un hotel dove c'è una piccola cucina, il tavolo per mangiare, 3 letti e adesso vi faccio vedere il panorama. Vediamo la finestra. Siamo sull'avenida di Santa Cruz de la Palma, proprio fronte mare. E adesso saliamo in macchina e ci dirigiamo verso la zona della Palma che è stata purtroppo, ahimè, distrutta dal vulcano, così vi facciamo vedere un po' com'è la situazione oggi dopo che è, tra virgolette, finito tutto, ma è ancora tutto da fare. Soprattutto ci sarebbe quanto prima da ricostruire ciò che il vulcano si è portato via. Va al palchetto. Questo è il Mirador della Cumbre. È qua. Minchia, vieni. È uno spettacolo. Allora amici, La Palma
non è soltanto sole, mare e vulcano, ma basta passare una galleria di più o meno 3 km per trovare anche questo. Freddo e fai vedere. Faccio vedere. Aspetta. Siamo passati da 25 gradi nel municipio del Passo. Abbiamo fatto 7-8 minuti di strada, abbiamo passato una galleria e adesso la temperatura è 17 gradi. Piovigina, c'è la nebbia e sembra di essere da un'altra parte, non sembra neanche di essere alle Canarie, sinceramente. E quindi per tutti gli amanti di camminate, sì, boschi, vegetazione e diciamo amanti della natura, La Palma è anche questo. Bene amici, in questo momento noi siamo appena arrivati qui nella località El Paso, a La Palma, sull'isola della Palma, e abbiamo un appuntamento importante con una signora che è collegata in qualche modo col comune e con i servizi sociali qui dell'isola, e quindi ragazzi noi abbiamo appuntamento proprio in questo momento. Ci vediamo tra poco. Bene amici, allora siamo appena usciti dall'ufficio dei servizi sociali qui nell'Ayuntamiento del Passo. Abbiamo parlato con la consigliera comunale che si occupa dei servizi sociali e siamo arrivati diciamo ad una conclusione che invece di aiutare solamente una famiglia, una o due famiglie, abbiamo deciso di aiutare il più possibile, più famiglie possibili. Quindi siamo andati diciamo nelle cantine di questo ufficio, dove c'è il banco alimentare, dove stanno raccogliendo tutto quello che è cibo, prodotti per la casa, e che più ne ha più ne metta, e che vengono smistate e consegnate personalmente da queste signore alle persone che veramente ne hanno bisogno. Quindi adesso noi andiamo direttamente in un supermercato, abbiamo fatto un giro nel banco alimentare, abbiamo visto le cose che più scarseggiano, e cioè le cose che vengono consegnate più di tutte. Abbiamo una lista della spesa
E quindi adesso andiamo direttamente al supermercato e andiamo a fare la spesa per tanta gente. Allora, noi siamo pronti dentro al supermercato, guardate Andrea. Pronto? Partenza? Via! Allora ragazzi, parlo vicino perché c'è la musica, spero che non si senta. Noi abbiamo fatto la spesa, voi avete visto che abbiamo messo solo un prodotto per tipo nel carrello, ma non è così perché dopo vi spieghiamo bene cosa abbiamo combinato. Bene amici, abbiamo finito il giro dentro il supermercato. Allora adesso vi dico cosa abbiamo comprato. Abbiamo comprato 100 unità di detersivo per la lavatrice perché ci hanno detto, anzi abbiamo visto con i nostri occhi, esatto, che era una cosa che mancavano poche unità per finire, quindi
abbiamo rimpinzato per bene il magazzino del banco all'alimento. Poi abbiamo comprato l'olio d'oliva, 50 unità 50 di olio, bottiglie di olio di olio d'oliva. d'oliva. Poi abbiamo comprato 200 unità di riso, 200 unità di latte e 40 unità di tonno. Questi sono i prodotti che non li abbiamo scelti noi siamo andati, come vi ho detto prima, a vedere direttamente nel magazzino del banco alimentare, e le persone che giornalmente ripartiscono, consegnano questo cibo, questi prodotti, ci hanno indicato quelli che davvero in questi giorni, in questo momento ne hanno davvero bisogno. Quindi questa è stata la nostra spesa, anzi la nostra spesa, ma soprattutto la vostra spesa, perché ricordo che questa spesa è stata fatta grazie a voi. E un'altra cosa, ovunque siamo entrati dicendo che siamo arrivati da Lanzarote e abbiamo fatto questa, questa iniziativa, tutte le persone, più che ringraziare noi, hanno ringraziato voi. Perché alla fine noi abbiamo fatto solamente da tramite, ma diciamo che le vere buone persone siete tutti voi, che ci avete seguito nel momento in cui stava succedendo il fattaccio qui alla Palma, che si sono messi una mano sul cuore e hanno voluto aiutare queste persone. Quindi anche da parte nostra un grazie a tutti quanti voi. Bene amici, allora siamo venuti qui sotto nel banco di alimento del comune del Passo. Adesso Anita vi farà un giro per farvi vedere tutto quello che hanno in questo magazzino, che tra un po' sarà riempito anche della nostra compra che abbiamo fatto, che spero possa essere di aiuto a tante famiglie che purtroppo hanno perso tutto durante l'eruzione di questo vulcano. Pues nos encontramos en el municipio del Paso, estamos en el edificio donde tenemos centralizado todos los servicios sociales, y desde aquí pues queremos darles las gracias, muchísimas gracias de verdad, a la asociación Curioseando Lanzarote, a Anita y Andrea, que nos han hecho una donación de 1.100 euros para nuestro banco de alimentos. Ellos han visto en primera persona que todos los días transitan muchas familias que vienen a pedir alimentos, que ahora mismo, a día de hoy, hablamos que en el municipio del Paso tenemos en torno a 400 familias afectadas por la erupción volcánica. Hay 155 familias que han perdido todo, que han perdido sus viviendas, pero no solo sus viviendas, que es algo material, sino lo más importante, su arraigo, sus recuerdos. Y bueno, desde aquí, desde todo el equipo que configuramos los servicios sociales, estamos muy agradecidos a la asociación por esa donación que se ha hecho efectivo en el día de hoy, donando muchos productos para nuestro banco de alimentos, para que las familias puedan seguir en su día
y haciéndoselo más fácil. Así que muchísimas gracias, Muchas Anita. gracias a ti por el trabajo que Ustedes. estáis haciendo. Muchísimas Y gracias a hasta ustedes. pronto y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Grazie Un a abrazo. tutti. Ciao. La Palma è un'isola bellissima, ragazzi, è davvero davvero bella, e noi adesso siamo qui in aeroporto per tornare nella nostra bella, amatissima Lanzarote. Ciao. Bene amici, spero che il nostro viaggio vi sia piaciuto. Purtroppo abbiamo toccato con mano le esperienze di alcune persone che, ahimè, non se la sono passata bene e tuttora non se la stanno passando per niente bene. L'isola vi posso garantire che è bellissima, piena di natura bella, e anche in una parte dell'isola la natura che ha fatto anche un po' male all'isola, però si vedono tutte le sfaccettature della natura, soprattutto in un arcipelago di origine vulcanica. Diciamo che questa esperienza ci ha toccato nel profondo del cuore, perché Diciamo che è stato un viaggio faticoso fisicamente, perché comunque fare tutto in 2 giorni, fondamentalmente in 1 giorno e mezzo, perché togliendo la sera, è stato duro, però è stato soprattutto duro a livello morale, perché credetemi che abbiamo veramente toccato con mano una realtà che attraverso la televisione, attraverso i telegiornali, attraverso le testate giornalistiche non è così duro come quando ci si trova davanti a persone che in lacrime ti raccontano quello che gli è successo, come e che comunque hanno lo stesso la forza di andare avanti, e alcune persone hanno addirittura la voglia di ricostruire quello che è andato perso. Abbiamo anche conosciuto un architetto che è metà italiano, metà venezuelano, con la mamma palmera, che diciamo è il promotore, sta cercando in tutti i modi di poter ricostruire il ricostruibile laddove si potrà ricostruire, chiaramente. Sì, perché lui ha perso, oltre una delle sue case, la casa di proprietà di origine della madre, E in più più la lava si è anche portata via i corpi che giacevano nel cimitero di Todoke. Quindi oltre a diciamo un danno a livello immobile, ha anche avuto uno schiaffo morale, perché attualmente non ha nemmeno la possibilità di poter andare a salutare, a trovare i propri genitori, perché purtroppo il cimitero è sotto metri di lava, e quindi vi possiamo garantire che il viaggio non è stato per niente facile. no. Anzi, ci siamo portati a casa anche un po' diciamo dei dispiaceri delle persone che abbiamo incontrato in questi 2 giorni scarsi che siamo stati alla Palma. Tra le molte persone che abbiamo conosciuto in questo nostro viaggio, sicuramente una che rimarrà nei nostri cuori è Karin, che se ci sta seguendo gli mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio. Siamo rimaste in contatto perché ci stiamo sentendo anche in questi giorni. Lei ha perso davvero tutto, quello che vi viene in mente lei l'ha perso.
è riuscita solo in una frazione di pochi minuti a prendere le foto dei propri genitori, il cagnolino e 4 vestiti, i primi che ha trovato, e mentre andava via con la sua auto dalla sua casa, il vulcano ha iniziato ad eruttare lava e pensate che la sua casa in questo momento è sommersa da ben 40 metri di lava. Come lei ci sono tantissime altre persone che sicuramente dobbiamo ringraziare, innanzitutto l'assessore comunale, il consigliere comunale Angeles, Victor e Celia, tutti i ragazzi che lavorano e che giornalmente come volontari distribuiscono cibo e tutto quello che si Beni può di prima consegnare. necessità. L'altro giorno eravamo lì noi e appunto questa ragazza Celia è andata a consegnare ad una famiglia un frigorifero nuovo perché non l'avevano più, e quindi oltre a fare un grande in bocca al lupo a tutte queste persone che se lo meritano perché hanno perso tutto ma non hanno perso la voglia di ricominciare, il grande grazie va soprattutto a tutte quelle persone che ogni giorno aiutano davvero tanti a poter andare avanti e avere così quel briciolo di speranza per poter ricominciare. Quindi cogliamo l'occasione per dire che, visto che adesso noi abbiamo stretto rapporti con diretti con le persone che vivono sull'isola, se avete voglia, se avete le possibilità di poter fare anche una piccola donazione, noi sicuramente tutti i mesi dal nostro portafoglio uscirà sempre un piccolo pensiero per qualcuno che è lì sull'isola. Quindi se anche voi volete darci una mano, sapete già come fare. Qui sotto nella descrizione del video c'è il link della nostra PayPal per poter fare la donazione in modo che arrivi la cifra completo al 100%. Esatto. Prima di tutto, aspetta, non dimentichiamoci, se per caso ci sta guardando, di ringraziare lo splendido signor Miguel, Miguel, sì, che abbiamo incontrato per caso e che ci è stato davvero di grandissimo aiuto, e che anche con lui siamo rimasti in contatto, ci siamo scambiati i numeri di telefono e sicuramente lo continueremo a sentire. Quindi grazie Miguel e grazie a tutti voi. Bene, detto questo, noi vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate contenti del lavoro che facciamo ogni giorno per tutti, a questo punto per tutti, non solamente per voi che ci seguite. E niente, noi vi salutiamo. Vi auguriamo una buona serata, un buon inizio di settimana e ragazzi, ci vediamo domani per un nuovo video, sempre qui su Curiosando. Lanzarote. A domani, ciao. Anthony, ti aspetto. Ti aspettiamo!